Amici di Resbellica, recentemente abbiamo parlato degli scudi e delle loro decorazioni. Oggi parliamo nello specifico di questo scudo. Questo scudo fa parte di un progetto ricostruttivo dedicato al periodo delle guerre galliche e al primo periodo augusteo. Per ricostruirlo ci siamo basati sia su fonti iconografiche, come ad esempio l'Arco d'Orange, che a reperti archeologici, come uno scudo ritrovato in Crimea che risale a un'epoca leggermente anteriore, ma comunque compatibile con le tipologie di scudi che stiamo qui trattando. Abbiamo quindi ricostruito uno scudo ovale, una forma molto comune, molto diffusa in tutti gli ambiti delle popolazioni dell'Evo antico, dell'ambito mediterraneo ed europeo. Si tratta quindi di uno scudo piatto, con anima in legno, rivestimento in tela di lino gessata ed ha delle decorazioni molto particolari perché sono realizzate in metallo. Per la decorazione ci siamo ispirati all'Arco d'Orange, dove compaiono diversi scudi decorati con il simbolo della mezzaluna, disposti generalmente in queste 4 posizioni simmetriche. Compaiono anche in diverse raffigurazioni delle decorazioni a fiore o a stella. Mentre per quanto riguarda la realizzazione delle mezzelune in lamina metallica, ci siamo ispirati appunto a uno scudo ritrovato in Crimea e che risale probabilmente al secondo o al primo secolo avanti Cristo, il quale è decorato con una serie di applique metalliche in bronzo argentato in quel caso. Nel nostro caso si tratta di bronzo nudo, e presenta decorazioni a mezzaluna e ad altri motivi abbastanza ricorrenti. Lo scudo della Crimea presenta anche un rivestimento del lombone centrale a chicco d'orzo, sempre in metallo. Nel nostro caso invece abbiamo utilizzato un ombone metallico circolare, in quanto è la tipologia di ombone che si afferma proprio nelle Gallie durante il periodo cesariano e augusteo. Ma di questo magari parleremo ancora in un'altra occasione, approfondendo l'argomento. Per i colori abbiamo scelto di utilizzare il bianco, in quanto è molto probabilmente uno dei colori più utilizzati per gli scudi nell'antichità, per una serie di motivi sia pratici sia simbolico-culturali, e anche per dare miglior risalto alle applicazioni metalliche. Naturalmente non possiamo conoscere esattamente il significato di questa simbologia adottata per decorare gli scudi, anche se possiamo essere certi che anticamente avessero un significato ben preciso. La simbologia lunare, la mezzaluna, è un simbolo utilizzato in tutte le civiltà del Mediterraneo in questo periodo e anche oltre. Viene utilizzata nelle insegne militari, viene utilizzata in decorazioni legate alle divinità e molto probabilmente questa simbologia avrà un qualche collegamento con gli astri e con le divinità ad esse associate. È molto probabile che questa associazione rappresenti appunto delle stelle e la luna in fase calante o crescente. Una delle più note correlazioni tra simbologia e divinità è quella tra il simbolo lunare e la divinità di Artemide o Diana. La tipologia di rivestimento che abbiamo applicato a questo scudo, cioè tela gessata, si rifà a un rinvenimento di un reperto proveniente dall'Afghanistan, dove si conserva in realtà non tanto lo scudo quanto esattamente il suo rivestimento in tela gessata. Questo è un sistema molto semplice per dare solidità al rivestimento, proteggere la parte lignea e allo stesso tempo fornire una base molto adatta alla successiva decorazione, sia che sia a pittura o in altri modi. L'interno del nostro scudo, come potete vedere, è rinforzato da un'intelaiatura che permette di avere quindi una struttura sottile ma allo stesso tempo robusta. L'umbone è fissato con dei chiodi a gambo quadro forgiati
e l'abbiamo dipinto di verde in quanto, volendo ricostruire un equipaggiamento di un ausiliario, quindi di un guerriero di provenienza gallica, abbiamo utilizzato un colore che in ambito romano veniva generalmente associato proprio alle popolazioni barbariche o galliche in senso stretto, cioè il verde o anche l'azzurro, il blu, che spesso venivano considerati abbastanza similari, che in ambito romano non vengono utilizzati diffusamente se non prima del primo secolo d.C. In futuro parleremo ancora dell'equipaggiamento degli ausiliari gallici durante le guerre galliche e negli eserciti di Augusto, quindi continuate a seguirci. Se volete saperne di più, se avete curiosità o domande, scrivetecelo nei commenti. Se invece siete interessati a realizzare il vostro equipaggiamento da ausiliario gallico o comunque vi interessa un vostro scudo realizzato sulle vostre richieste, sulle vostre specifiche, scriveteci alla mail che trovate in descrizione.